Welcome, welcome, Ciao, benvenuti a tutti. ciao a tutti. E... Ciao a tutti, benvenuti. Siamo Shams dall'Egitto e Moonchild dalla fredda Germania, Donato, anche sì. se è mezzo ignudo, ma comunque va Ma bene no, dai, così. c'è una maglia bianca. Insomma, però c'è la maghettina, via. Qua in casa Allora, sì, siamo si sta come al bene. solito. Dimmi. Allora, siamo come al solito a condividervi la nostra visione e speriamo di condividere una nuova onda che inizia domani del King 170 del Cane Bianco. Un'onda d'amore, siamo assolutamente nell'amore totale in questo momento e quindi io sono stata Cane Bianco l'anno scorso, quindi so bene di ciò che stiamo parlando e in più ho Tu pure fai, partorito, sì, è uno la dei tua miei glifi, family, è con la uno mia dei tuoi femmina. glif. E ho pure partorito uno dei miei figli proprio in questa onda, che è la meravigliosa Ollin, ovviamente, che non poteva essere altro che l'onda del cane bianco. E ci sarà il Eh, completino di Ollin, ah, ovviamente, dentro meraviglioso, questa onda, vedi? E quindi ho fantastico. scelto proprio l'onda dell'amore per poterla fare L'onda scendere numero così in 13, tra giorno. l'altro, la numero Onda 3. numero 13, che è uno dei miei numeri fortunati. Cioè, io i numeri miei sono sempre 13 e 17, io adoro questi due numeri. Bene, quindi intanto vi diamo il benvenuto, spero che la scorsa onda e i nostri consigli vi abbiano potuto aiutare a cavalcare questi giorni e che oggi abbiate trovato un po' di riscontri del cammino che avete fatto. Compreso oggi, Eh, infatti, che siamo Compreso ancora... oggi, infatti, che siamo ancora nel cosmico, ma ormai l'energia dell'amore è everywhere. Io sono contornata da un amore grandissimo in questi giorni, quindi come vedete, pure i capelli mi sono diventati rosa per questo grande Infatti. amore che c'è in giro. Ciao amore, Sì. ciao Franci, esatto, la tua onda, ho appena detto che l'ho scelta per partorirti, ho appena detto, infatti. Ciao Guarda tesoro, caso, ciao, ciao Franci. non a caso ho scelto l'onda dell'amore, del grandissimo amore dello spirito grande, quindi Il tuo bel complechin. benvenuta. Dove c'è il tuo grande completino, esattamente. Sì. So che molte persone stanno facendo un grandissimo lavoro e complimenti a tutti, perché non è facile in questo momento, ci sono tantissime cose, ed è proprio un momento in cui bisogna proprio diventare come dei giunchi, diventare morbidi, lasciare che l'amore ci possa muovere, e lasciare che non ci rompiamo se siamo nell'amore veramente. Questa è una cosa molto importante che vorrei comunicarvi, quindi so che quelli che ci seguono, quelli che stanno facendo i lavori, tanti, tanti veramente adesso stanno connettendo. Rimanete morbidi, lasciate andare, lasciate il rispetto gli altri del loro percorso e rimanete veramente dentro di voi e sentite, siate amore e volete molto, molto, molto bene in questo momento. È proprio un momento in cui vi dovete amare moltissimo. Devo dire che in questo momento mi sento molto fortunata perché ho veramente una manifestazione enorme di amore qui intorno a me e mi accompagnano famiglie meravigliose, quindi sono veramente molto molto felice. E vorrei iniziare con il condividere l'affermazione di questa onda, di questo King 170. Domani sarà il cane magnetico e questi 13 giorni che ci porteranno veramente in contatto con un grande lavoro. Per me l'anno scorso per il cane bianco lunare è stato veramente un grande anno, un grande confronto, però devo dire che devo ringraziare molto. Ho imparato molto e continuiamo ad imparare, ogni giorno continuiamo ad imparare qualcosa di nuovo, per fortuna, così non ci annoiamo, come dico sempre io. Allora, l'affermazione di questa onda è: io unifico per amare, attraendo la fedeltà, sigillo il processo del cuore con il tono magnetico del proposito. Sono guidato dal mio potere duplicato. Quindi lasciamo che l'amore entri dentro di noi
e che rimaniamo un attimino in questo momento in cui noi cerchiamo di condividervi quello che secondo noi potrebbe portare questi prossimi 13 giorni. E senza giudizio, come dico sempre, non esiste né il bello né il brutto, va tutto benissimo e rimaniamo semplicemente nel va bene così, tutto è perfetto, non c'è nulla da fare, così è. Cominciamo a vedere questa onda che cosa i miei oracoli, perché io uso gli oracoli egiziani Sì, e e invece il mio caro compagno di merende, Moonchild, lui usa lo Tolkien, ma poi vedete che tutto è assolutamente collegato e non c'è assolutamente nessuna differenza. Vediamo un po' cosa ci vuole dire questa onda. Questa onda ci chiede veramente di riconoscerci, di usare tutta la nostra antica conoscenza, tutto quello che sappiamo, perché noi sappiamo tantissime cose. Quindi lasciate che questa conoscenza si integri dentro di voi, rallentate il ritmo, andate più piano e cercate veramente di fare in modo che questa conoscenza proprio scenda e onorate tutto quello che avete intorno, onorate quello che avete veramente, tutte le persone e seguite la strada che vi viene mostrata. E un'altra cosa che sta dicendo questa onda è non siate rigidi, come vi ho detto prima, siate come dei giunchi che si possono muovere. Sì, Olli, una fatica, però poi ci sono delle soddisfazioni. Lì. non ci si spezza, se ci si piega non ci si Non ci si spezza. spezza, lasciati, come diciamo sempre, danzate con questa onda, assolutamente, andate nell'amore, siate nell'amore. E quindi non siate rigidi, ma cercate di stare flessibili. Con il vento. Allora, domani ovviamente tutto è assolutamente super sincronico, domani il primo giorno dell'onda, iniziamo questa onda con l'amore, con il cuore, proprio prendendoci cura del nostro cuore e prendendo veramente, andando profondamente a dirvi quello che vi ho detto poco fa. Eh, ehm, Va tutto bene, va bene così, le cose vanno bene così, non c'è nient'altro da fare, va assolutamente bene così. E quindi così è, e accettiamoci per quello che siamo e siamo un pochino più compassionevoli con noi stessi. Non è buonismo, non è che dovete essere buoni, nel senso, sono buono, non mi dico le cose, no, va benissimo così. E prendendoci in mano quel cuore proprio per percorrere questi 13 giorni, noi ci diamo il permesso di iniziare a camminare in una strada in cui noi abbiamo a disposizione tutto, c'è a disposizione nostra tutto quello che ci serve, tutti gli elementi li abbiamo a disposizione, quindi iniziamo a camminare e iniziamo a incontrare quello che vi ho detto prima, questa antica conoscenza che noi abbiamo, tutto quello che noi sappiamo, tutto quello che noi abbiamo fatto. Imparate veramente a onorare, imparate veramente a non essere rigidi, perché voi sapete, voi avete la possibilità di entrare all'interno di questa conoscenza, di quello che è questa onda, di percorrere questa onda in un modo diverso, anche con una certa leggerezza, ma dovete avere il coraggio. Quello che vi viene chiesto è il coraggio di seguire il vostro sogno. Qual è il vostro sogno? Seguite con coraggio il vostro sogno. Abbiate il coraggio di uscire dalla vostra comfort zone, andate fuori e seguite quel grande desiderio che avete dentro, che lo tenete così nascosto, che è un'emozione fortissima, che vi muove quell'emozione molto forte. Rimanete veramente centrati, un canale tra terra e cielo nel vostro cuore, quindi tramite il vostro cuore espandete intorno a voi quello che vi serve e permettetevi di fare un cambio, permettetevi di morire per rinascere, come dico sempre io, no? La brava scorpiona. E permettetevi lasciare andare quello che è stato fatto fino adesso senza dirvi sono stato bravo, non sono stato bravo, eccetera,
va bene così, ma mi do il permesso di passare oltre, di andare oltre. Mi do il permesso di fare le cose in modo diverso, questo è molto importante. E se mi do quel permesso, io sono assolutamente nel centro, io ho tutto a mia disposizione, non mi serve nient'altro, perché tutto è a mia disposizione. E a quel punto io cammino, però come ho detto prima, con calma, andate con calma, state a guardare, guardate che cosa dovete tenere, cosa non dovete tenere, non c'è bisogno di correre, questa non è una gara che dobbiamo arrivare, va bene così. Ok? Guardate con chi potete parlare, chi sono le persone che possono stare intorno a voi, chi sono le persone con cui veramente potete condividere e quelle cose che state facendo, le state veramente facendo nel modo giusto? Avete scelto le persone giuste che camminano con voi? Vi siete scelti voi? Questa è una domanda molto importante, perché qui c'è bisogno di avere il coraggio, proprio il grande coraggio non tanto il coraggio, ma di affidarsi, proprio di smettere di tenere in mano quelle corde e di essere prigionieri. Qui c'è bisogno di liberarsi, ok? E proprio io apro le braccia, mi fido di me, mi fido della mia verità, soltanto mi fido di me stesso. Mi do l'amore e mi fido soltanto di me. E a quel punto io, quando avrò finito i 13 giorni dell'onda, nel 13° giorno cosmico, io mi ritroverò, mi riconosco, a quel punto mi piaccio pure tanto, perché sono esattamente come voglio essere, perché ho seguito esattamente il mio cuore, perché ho seguito esattamente quella verità che è dentro di me, quella vocina che vi dico sempre, che è dentro di voi, che è l'unica voce che dovete seguire. Io mi fido di me e seguo la mia verità. Qui vi è richiesto verso la fine di questa onda proprio di fare quel proposito in cui io mi fido di me e seguo solo me stessa, non mi lascio più manipolare, non mi lascio più portare, se una cosa non la voglio fare, non la faccio e lascio agli altri il loro peso e io mi tengo il mio e vado avanti. Questo è molto importante. Bene, adesso andiamo a vedere quali sono gli aiuti, questo come sapete sempre, di help di questa onda. Eh, non poteva essere altro che questo. Guardate, vedete? No. La rinascita. Questi sono i Wow. cicli di cambio, qui ci è concesso in questo momento di fare un cambio per noi stessi. E quindi questi sono i cicli, cioè che Pera è lo scarabeo che dalla terra rinasce e sale e va verso il sole, ok, per rinascere. Il guardiano planetario, quindi qui c'è concesso di poter rinascere, di fare una rinascita, ma di fare un cambio, fare quel cambio che è più consono con quelli che siamo noi adesso, perché non siamo più quelli che eravamo prima, quelli che eravamo ancora prima, non sappiamo quelli che saremo, quindi siamo qui adesso in questo momento e permettiamoci questo cambio e riconosciamoci. E poi tiriamo fuori ovviamente le meravigliose carte del Sole e della Luna della Hollin, vediamo quale aiuto ci danno. Guardate, il lasciare andare, quello che ho detto prima, lasciare andare tutto. Quindi permettiamoci di rinascere, permettiamoci di lasciare andare. Lasciamo andare tutte la rabbia, lasciamo andare tutto quello che vorremmo, come lo vogliamo noi e che non sta arrivando. Non sta arrivando perché non è consono con noi, perché non è per noi e quindi ci stanno dicendo fai quel cambio, fai quel cambiamento, fallo in questo modo e dati il permesso semplicemente di essere libero di essere soltanto quello che sei. Quindi vi auguro una bellissima onda, vi auguro di stare nel cuore, vi auguro di riconoscervi e semplicemente di prendervela con calma e di lasciare che quel cuore possa respirare, imparate a respirare da quel cuore, imparate a sentire da quel cuore. Vi Brava, ringrazio perfetto. e passo la parola al mio
compagno di merende, il mio Sì, one grazie, child. grazie tesoro. Siamo sempre ipersincronizzati perché hai appena proprio detto esattamente quello che diciamo, il cane diventa alla fine dell'onda, che è il vento, quindi se tu non segui il flusso, non ti lasci, diciamo, armonizzare e cullare, il respiro comunque non entra nel cuore dove deve arrivare, è il messaggio. Perfetto, benissimo. Allora, quindi siamo giunti qui alla 13ª onda, che già come numero, insomma, comunica parecchio. Infatti, appunto, diciamo, il numero usurpato, la 13ª luna, quindi ciò che non è stato più visto, che è appunto il lato femminile e che è stato nascosto. E quindi già di per sé questo numero evoca qualcosa di molto puro, di molto alto. Infatti, dopo le onde che abbiamo appunto passato tra il seme che ci ha fatto ripartorire a noi stessi, ci ha fatto ridiventare i nostri guerrieri di noi stessi, la Terra che oggi chiude con queste acque universali della luna cosmica, ci ha fatto ritoccare il cuore di quel grembo comodo, nutriente, che sta nel cuore appunto del pianeta, e quindi ci ha reso più ehm, consapevoli di una sintonizzazione più profonda, più pura, più diciamo pulita per il pianeta, e di unificazione. Quindi siamo riusciti a risalire sopra come frutto e come diciamo antenna che si è andata a sintonizzare e ha captato tutte le sincronie del caso e del periodo. E qui ora appunto adesso col cane siamo pronti a entrare proprio nel profondo di quello che veramente il nostro cuore vuole richiamare a sé e vuole, e quindi può dopo donare agli altri. Qui c'è un'energia appunto diciamo di Mercurio, quindi con il suo opposto che è il Sole, richiama appunto una velocità, una non discriminazione, insomma, tutto ciò che è assolutamente compassione e amore indiscriminato, amore comunque ehm, incondizionato, che è molto, molto difficile per noi da poter capire come umani, però qui cercheremo proprio di portarlo nel quotidiano e nella velocità e nel venirsi incontro e nel accudirsi, nel darsi, nel rispettarsi, e soprattutto noi stessi in primis. Ecco. Ehm, Dunque, cos'altro vi volevo dire? Un po' sulla onda. Ehm, Direi che appunto questo è quello che volevo dire. Insomma, l'arrivo è appunto il vento, che è appunto l'entrata poi del messaggio nel silenzio dell'ascolto, e quindi nel poter far scendere, diciamo, il messaggio, farlo arrivare proprio nel cuore e poterlo comunicare, quindi se c'è bisogno verbalmente, ma l'importante è stare appunto nell'ascolto, nella flessibilità e anche nei cambiamenti che apporterà comunque questa onda dentro noi stessi soprattutto. Detto ciò, appunto domani entreremo infatti nell'energia che ho appena descritto, quindi cercheremo di abbattere tutto ciò che è molto l'ego, cioè quindi il bisogno, ehm, diciamo, di apparire e di voler imporre noi stessi. Cerchiamo quindi prima di guardare il bisogno comunque ehm, della persona, della situazione, e comunque cerchiamo in leggerezza di portare questa attenzione e attrarre appunto tutto l'amore possibile per poter affrontare quello che stiamo affrontando. Poi abbiamo il giorno 2, che è la scimmia lunare,
E qui abbiamo appunto la prima sfida, che è nell'accettare il gioco diciamo, che ci pone la scimmia, che ci può scombinare un po' i piani, e dobbiamo essere pronti all'inaspettato, pronti a capire che per arrivare comunque a quel nucleo, a quel cuore, c'è bisogno di comunque anche leggerezza, di magia e di accettare il gioco. Quindi solo così, sapendo che è un'illusione, allora dopo riusciamo a, a proseguire il cammino che ci porta nel tono elettrico e l'umano, che appunto faccio gli auguri a Ollin, che è online, e il suo complekin. E qui abbiamo appunto il servizio di poter portare noi stessi con ciò che siamo, ciò che vogliamo e ciò che scegliamo sempre di più dal cuore, e portarlo proprio anche un po' con un po' di spavalderia verso appunto il collettivo e verso un servizio che può essere appunto utile nel far capire e capire che noi siamo gli unici autori e fautori del nostro destino, e quindi ci vuole tanto cuore e tanto coraggio per accettare questo da umani. Poi abbiamo nel giorno 4 il viandante che riesce a creare una sorta di tragitto autoesistente, quindi dare una misura per poter esplorare, arrivare nella zona insolita, ignota, e quindi portare quella cura, ehm, quella morbidezza, e quindi diciamo il messaggio che dobbiamo portare deve essere abbastanza morbido, ma pronto anche a trovarsi in luoghi comunque non battuti, ecco. Quindi qui dobbiamo cercare appunto di dare forma e di essere comunque abbastanza morbidi per, per appunto portare questo, questo piano alla fine di questo progetto, diciamo, di questa onda che ci fa fare questo percorso. Con il mago poi intonante andiamo ad irradiare proprio, a rinforzare sempre di più questo incanto e questa forza che comanda sempre di più, cioè che in realtà non viene dalla mente ma viene appunto dal cuore. E, ehm, e poi però abbiamo noi, diciamo, la bacchetta per poter direzionare e diciamo andare a incantare e creare il nostro giusto tempo, quindi questa bacchetta, come fosse una nuova lancetta, va a capire sempre di più che tempo e spazio sono comunque inscindibili, e, e quindi vanno rispettati gli altrui, e quindi loro, e diciamo gli altri devono rispettare i nostri. Quindi dobbiamo capire che appunto non esiste tempo, non esiste luogo in tutto questo, bensì circostanze sempre individuali e soggettive. Con l'aquila poi ritmica abbiamo la possibilità cioè lei ci può offrire, diciamo, questa visione abbastanza distaccata, un po' alta, un po' altezzosa, ma che comunque riesce a portare di nuovo in equilibrio ehm, ciò che prima intendevamo mente come ego, e invece adesso appunto unendosi al cuore, cioè portando quindi questa alta visione diciamo, ad uguagliarsi alla parte, diciamo, più fisica e terrena. Avremo quindi più facilità nel provare compassione e nell'essere appunto devoti a questa energia di amore che spinge, che vuole assolutamente uscire. E l'aquila ci porta appunto la possibilità di poterla creare, di portare in creazione appunto quello che vogliamo, quello che abbiamo visto e abbiamo capito dall'alto della sua mente.
Con il guerriero invece risonante, numero 7, siamo nel cuore e qui raggiungiamo proprio infatti il canale che ci sintonizza, come appunto grazie a quello appena detto, alla più alta intelligenza, quindi a trovare quindi il coraggio per poter amare e, e allo stesso tempo ispirare ed essere ispirati senza nessuna più remora, senza nessuna paura di ciò che dovremo affrontare nell'offrire incondizionatamente questa nostra attenzione, questo nostro amore. Ci vuole proprio questa grandissima fierezza di cuore che appunto il guerriero ci può donare. E quindi amando al di là di qualsiasi forma, di qualsiasi genere, di qualsiasi confine, il guerriero qua ci porta al di là, proprio al di là di tutto. Nel giorno invece 8 della Terra galattica, appunto, qui abbiamo l'integrazione, l'evoluzione di ciò che appunto abbiamo appena vissuto in questa onda che appunto andiamo a chiudere oggi, quindi il poter armonizzarci a quel battito del nucleo, della forza, del cuore appunto del pianeta che ci ha riconnesso con attraverso appunto la sincronia, i segni, l'attenzione verso tutti questi segnali che appunto il motore della Terra, nel cuore della Terra, è riuscito ad emanare e quindi ci ha trasformato in antenne. Quindi qui noi abbiamo e troviamo un nuovo modo evoluto proprio di amare e di comunicare anche questo amore che, che appunto ci fa navigare qui in acque molto più calme grazie a questa luna cosmica di oggi raggiunta. Con lo specchio solare, con lo specchio solare abbiamo la certezza di essere appunto, abbiamo capito che siamo solamente dei riflessi, noi siamo dei riflessi di ciò che noi vogliamo e pretendiamo di avere, per cui sappiamo che se vogliamo amore dobbiamo rifletterlo e quindi dobbiamo darlo, se vogliamo la verità dobbiamo essere sinceri, se vogliamo comunque cambiare dobbiamo accettare anche il cambio delle altre persone, quindi qui abbiamo proprio, dobbiamo trovare questo rispetto di equità, ecco, e quindi portare proprio in realizzazione questo con lo specchio. Nella tempesta numero 10, decimo giorno planetaria, qui abbiamo la manifestazione proprio piena della pulizia del nucleo, quindi dell'autorigenerarsi per pulire appunto, per pulire l'emanazione di quel cuore che era annebbiato, offuscato da queste perturbazioni, diciamo, esterne e quindi ci saranno un po' di turbulenze, ma bisogna appunto spogliarsi di questa coltre per fare uscire realmente quello che il cuore nasconde e quindi trovare quella pace, quella calma nel cuore dell'uragano. Con il giorno 11 abbiamo appunto la sfida, un'altra sfida che è appunto quella che un po' prima accennavo, a cui accennavo prima, che è il sole è proprio la sfida precisa, quella che c'ha di fianco e che rafforza anche se vogliamo l'energia del cane e qui abbiamo l'emanazione del sole, quindi nel tono spettrale apre a un tipo di percezione e quindi anche di emanazione di informazione di calore, di cura, ma andando nel profondo, quindi il sole lo fa incondizionatamente e anch'esso infallibilmente, senza anche lui guardare chi c'è, chi non c'è, cioè lui ti illumina, lui cura, lui porta in frutto, diciamo, il seme e quindi
qui c'è proprio l'unione un po' appunto del portarlo anche nella direzione più fisica con il cane e più veloce, come dicevo prima. E queste due, appunto, nell'unione di queste due energie, appunto, si ha questa apertura molto grande attraverso il sole. Poi dopo abbiamo il drago cristallo. Con il drago cristallo, appunto, entriamo veramente nell'energia cristica che apporta questo glifo del cane, e qui sia il tono che l'onda ci appunto richiamano al consacramento di questa nostra nuova nascita, che non è altro in realtà che la nostra più pura essenza, quindi un ritorno a quello che siamo realmente, nell'accettazione nell'aiutarsi anche a venire fuori ad essere se stessi, non importa, senza se, senza ma, senza nessuna più, nessun confine, nessun ostacolo che ci possa fermare. Quindi qua universalizziamo tutto questo e portiamolo fuori. Dopodiché finiamo appunto con il vento cosmico, che è appunto quello che dicevo, lo spirito, il messaggio sottile del femminile sacro, che qui trova finalmente lo spazio per entrare attraverso il silenzio, attraverso la contemplazione di tutto ciò che è natura, di tutto ciò che è il cuore delle cose, e qui noi lo riusciamo a interpretare, lo riusciamo a trascendere, lo respiriamo, e in totale presenza appunto possiamo accettare di essere cambiati per amore, e comunque eh, riusciamo ad essere ovunque e allo stesso tempo nel qui e ora, e riusciamo proprio quindi a unire questo tempo-spazio di nuovo e a innalzarci per aprirci verso appunto diverse dimensioni, diverse percezioni. E qui sarà molto bello, sarà un'apertura molto grande nella raffinazione appunto di questo bianco che ci porta a pulire il cuore. Perfetto, ora vi leggo come sempre il poema galattico di Arquelles, che descrive l'archetipo del compassionevole. Numero 10, il cane bianco, il compassionevole. Io sono il compassionevole, codificato dal cane bianco. 10 è il mio numero, il numero completo. Io sono il consolatore senza età. Il leale amore è la mia legge. Saggio sono io nelle modalità di conoscenza empatica. Dalle mie due mani di luce irradio bontà a tutti gli esseri e in tutti i regni. Elevo la mia mano destra, il palmo aperto e libero. Nessun segreto in me, in assenza di paura, non c'è nulla da nascondere. Tutto cuore, pazienza e gentilezza. Questa è la più profonda saggezza universale, che pervade ogni cosa. Nulla esiste che non sia un'espressione di questo amore che abbraccia tutto, perché l'amore è manifestazione del potere della compassione. Conoscermi è ricordare che amore è la luce che tiene unito il sogno. Ah, che meraviglia, aiuta, bellissimo, mi commuove. Questo cane è veramente toccante. Bene, ragazzi, spero che vi sia Bene, piaciuto. grazie dei Grazie a commenti tutti, del grazie cuore, e Shant. vorrei solo prima di chiudere farvi vedere questa che è la carta, la prima carta dell'onda, che significa, avete diritta, Ah, eccola. è il cuore. Questa carta le mie Vedi. persone la conoscono molto bene, e il primo giorno dell'onda, che sarà domani, assolutamente è uscito questo. Questo è il dio Osiris, è il dio Osiris. di tutti, il dio che ha Osiris, che è in connessione con gli inframondi e i mondi superiori, e il grande padre, colui che ti perdona, non ti perdona,
ti accetta come sei, quindi questo domani ricordatevi di accettarvi esattamente come siete, di non è il Papa praticamente. bastonarvi o flagellarvi come fate sempre tantissimo, ma di amarvi esattamente come questo meraviglioso Osiris che è il marito di Isis, di Iside, e di accettarvi così e di amarvi così come siete. Se avete delle Esatto. domande vi possiamo rispondere. Sì, Ollin, lo nel sappiamo che tu frattempo, hai la luna in Sagittario come noi, siamo 3 lune in Sagittario, ma io vi batto perché io ho altri in Sagittario. Quindi e ci attenzione, abbiamo Venus, attenzione. più che altro ci unisce sta cosa tutti e tre di Venus, mi sa, in Sagittario, giusto? Esatto, esattamente. Però io ho qualcuno in Venus, più. C'ho anche qualcuno io. in più. Sì. C'ho la Io ne... carta. No, io Sì, sì. c'ho la Luna e Saturno, quindi vi Sì, fra batto. l'altro parliamo di cuore, volevo dire questa cosa che è bellissima come sincro, visto che siamo infatti nella Terra Rossa, e anche se oggi abbiamo anticipato l'onda, in realtà parliamo di cosa? Di cuore e c'è stata questa luna piena nel Leone che è proprio cioè, il cuore, cioè, quindi è veramente tutto a Sì, incastro, abbiamo meraviglioso. esattamente fatto la diretta E poco infatti, subito nel quasi, quasi a momento in cui la cavallo della Luna luna piena del si Leone. stava. Mm. Oh, bene Alessandro, facciamo un clan delle lune e Venus in Sagittario, possiamo fare. E dai, Elisa, sì, sarebbe infatti... carino ballare la break dance. In questi 13 giorni dobbiamo assolutamente ballare la break dance, che è anche molto bella e quindi così non ci rompiamo perché Facile, saltiamo da tutte le parti. soprattutto facile, aiuto. Cioè. Beh, non saranno 13 giorni easy, perché No, la sì, cosa più difficile è proprio quella di dirci voglio essere felice. Questa è la cosa più difficile che non riusciamo esatto. mai a dirci. E E se amarsi, imparerete a quindi amarsi. dirvi esattamente, in questi giorni io voglio essere felice, tutto il resto arriverà di conseguenza, tutto il resto sarà assolutamente fluido, quindi provateci. Vi ringraziamo Certo. tantissimo, come sempre, grazie di Sì, averci volevamo, ascoltato. ricordiamo Mm. un attimo che se qualcuno volesse qualche nostro, Se avete diciamo, bisogno di servizio consulenze, esatto in privé, noi in possiamo privé. fare un privé, io Se ci e il volete mio tutti moon per voi, child. solo per voi, noi siamo disponibili, facciamo questa fusione meravigliosa fra Egitto e Con sì, tutte queste comunque Venus, sapienza adesso lo Maya. fermo perché sennò esagera, stai calmo. No, sapete che noi facciamo i consulti insieme, di Solkin e Oracoli insieme, quindi dandovi delle informazioni sia di uno e dell'altro. Donato fa anche i consulti di Solkin Maya Galattico e voi sapete che faccio i consulti di Oracoli, della Stella Esatto, Celeste e tante altre cose. E quindi se volete contattarci trovate tutti i link, potete contattarmi, io vi metto in contatto con Donato e ci organizziamo. Vi ringraziamo tantissimo. bene, Buona luna perfetto, nuova, buona grazie, luna grazie piena, dell'attenzione scusatemi, e a tutti soprattutto quelli che grande c'erano. onda del cane, grande onda, grande cuore. Vi Un amiamo. Grazie bacio, un mille. abbraccio a tutti, Ciao, ciao, mi grazie, raccomando, ciao trovate il ciao, vostro ciao, cuore, ciao, ciao, ciao. ciao.